Ok, ecco una versione ampliata del testo originale, mantenendo lo stile colloquiale, il tono entusiasta e il formato tipico dei video di YouTube, e portando il tutto a circa 1600 parole. Ciao a tutti e benvenutissimi sul mio canale. Sono super emozionato di avervi qui oggi perché vi porto un argomento che so che farà scattare scintille, accenderà il dibattito e, diciamocelo, vi farà venire voglia di riguardare tutte le loro scene insieme. Preparatevi perché andremo a sviscerare un tema che unisce bellezza, talento e un pizzico di mistero. Sì, avete capito bene. Oggi parliamo di Burak Özçivit, di Neslihan Atagul e del perché. Diciamo che Neslihan è stata una specie di musa per Burak. Un concetto, questo, che va spiegato bene, analizzato con cura e, soprattutto, depurato da ogni possibile fraintendimento. Quindi, mettetevi comodi, prendete un caffè o un tè. Io oggi ho optato per un tè verde, che mi aiuta a concentrarmi, e immergiamoci in questa storia affascinante. Ma prima di iniziare, un piccolo favore, se siete nuovi qui, se vi piacciono i contenuti che vi propongo, se vi appassionano le mie analisi un po' pazze ma sempre fatte con il cuore, se volete supportarmi in questa avventura che è la creazione di contenuti per voi, vi invito calorosamente a iscrivervi al canale. Attivate anche la campanellina, quell'icona che sembra un piccolo campanaccio, perché vi avviserà ogni volta che pubblico un nuovo video. E credetemi, non vorrete perdervi nemmeno uno dei prossimi contenuti. Prometto che ci saranno un sacco di argomenti interessanti, curiosità, gossip, ma quello buono è niente cattiverie, solo chicche succose, approfondimenti sul mondo delle serie TV turche che tanto amiamo, recensioni, dietro le quinte e magari, chissà, anche qualche intervista esclusiva. Quindi, dai, un piccolo click non costa nulla e per me vale tantissimo. È come darmi una pacca sulla spalla virtuale e dirmi, bravo, continua così. E di pacche sulla spalla virtuali, credetemi, ne ho sempre bisogno. Ok, adesso che abbiamo fatto le presentazioni, che vi ho supplicato di iscrivervi, scherzo, ma neanche tanto, possiamo entrare nel vivo della questione. Burak Özçivit e Neslihan Atagul, due nomi che fanno sognare, due attori di una bellezza disarmante. Due talenti che hanno conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Li abbiamo ammirati in serie TV di successo, li abbiamo visti interpretare ruoli indimenticabili, personaggi complessi e sfaccettati che ci hanno fatto ridere, piangere, arrabbiare e, soprattutto, innamorare. E spesso, guardandoli, ci siamo chiesti, ma cosa c'è dietro a tutta questa magia? Qual è il segreto del loro successo? Come fanno a essere così bravi? E qui arriviamo al punto focale di oggi. L'espressione Neslihan la mia musa. Cerchiamo di capirci bene, ragazzi, perché qui non stiamo parlando di una relazione sentimentale segreta, di un flirt nascosto o di chissà quale scandalo da rotocalco. No, assolutamente. Non fraintendiamo, non alimentiamo gossip inutili e infondati. Il concetto di musa, in questo contesto, va inteso in un senso molto più artistico e professionale. Dobbiamo elevarci al di sopra delle chiacchiere da bar e analizzare la situazione con uno sguardo critico e consapevole. Per spiegarmi meglio, dobbiamo fare un piccolo passo indietro e analizzare il percorso di Burak Özçivit. Burak è un attore molto meticoloso, molto concentrato sul suo lavoro. Non è uno che si improvvisa, uno che prende le cose alla leggera. Studia i suoi personaggi nei minimi dettagli, si immerge nella loro psicologia, cerca di capire le loro motivazioni, di immedesimarsi completamente nelle loro storie. Legge e rilegge le sceneggiature, si confronta con il regista, discute con i colleghi. È un perfezionista, uno che non lascia nulla al caso. Cura ogni dettaglio, dalla postura al tono di voce, dall'espressione del viso al modo di muovere le mani. E questo, ovviamente, richiede un grande sforzo, una grande dedizione, una passione smisurata per il suo mestiere. Ora, immaginate di dover interpretare un ruolo particolarmente complesso, un personaggio tormentato dal passato, con 1000 sfaccettature nascoste, con un conflitto interiore che lo dilania. Un personaggio che deve affrontare sfide difficili, prendere decisioni importanti, lottare per i suoi ideali. Avreste bisogno di qualcosa che vi ispiri, di qualcosa che vi dia la forza di andare avanti, di qualcosa che vi aiuti a superare le difficoltà, di qualcosa che vi spinga a dare il massimo. Avreste bisogno di una scintilla, di un'idea, di un'immagine che vi guidi. Ecco, in questo senso, Neslihan Atagul è stata una musa per Burak Özçivit. Ma come?
Cosa intendo dire esattamente? Beh, guardate, Neslihan è un'attrice incredibilmente talentuosa. Lo ripeterò fino alla nausea. È una forza della natura. Ha una capacità di comunicare emozioni con lo sguardo, con i gesti, con la voce, che è davvero impressionante. Riesce a trasmettere la gioia. La tristezza, la rabbia, la paura, la speranza, con una naturalezza disarmante. Ti cattura, ti coinvolge, ti fa sentire parte della storia. È una forza della natura, una professionista seria e preparata, una che non si risparmia mai. E tutto questo, ovviamente, non può non aver influenzato il lavoro di Burak. Pensateci un attimo. Quando due attori lavorano insieme, soprattutto se interpretano ruoli importanti, ruoli che richiedono una grande intensità emotiva, si crea inevitabilmente una sinergia, una connessione profonda. Si scambiano idee, si confrontano sulle interpretazioni, si stimolano a vicenda per tirare fuori il meglio di sé. Si crea un'alchimia magica che si riflette sullo schermo. E questo, a sua volta, si riflette sulla qualità del loro lavoro. Nel caso di Burak e Neslihan, questa sinergia è stata particolarmente evidente. Li abbiamo visti recitare insieme in diverse occasioni, e ogni volta ci hanno regalato interpretazioni memorabili, scene che ci hanno fatto venire la pelle d'oca. C'era una chimica incredibile tra loro, una complicità che traspariva dallo schermo. Sembrava che si capissero al volo, che non avessero bisogno di parole per comunicare. E questo, secondo me, è dovuto anche al fatto che Burak ammirava profondamente il talento di Neslihan, la sua capacità di trasformarsi nei suoi personaggi, la sua passione per il suo lavoro. Vedeva in lei una fonte di ispirazione, un modello da seguire, un esempio di professionalità. Quindi, quando Burak diceva, e non so se l'ha detto esplicitamente, ma è un'interpretazione diffusa e plausibile, una deduzione logica basata sulle loro performance e sulle dichiarazioni rilasciate nel corso degli anni, che Neslihan era una sua musa, credo che intendesse proprio questo, che lei lo ispirava, che lo motivava a dare il massimo, che lo aiutava a dare il meglio di sé. Non si tratta di una questione sentimentale, ripeto, ma di un rapporto di stima e ammirazione reciproca, di un legame professionale basato sul rispetto e sulla fiducia. Del resto, anche Neslihan ha sempre avuto parole di grande apprezzamento per Burak. Ha riconosciuto il suo talento, la sua professionalità, la sua dedizione al lavoro. Ha sottolineato più volte quanto fosse piacevole lavorare con lui, quanto si sentisse a suo agio sul set, quanto fosse facile intendersi con lui. Ha elogiato la sua capacità di ascolto, la sua generosità, la sua disponibilità a condividere idee e suggerimenti. Ha detto che lavorare con lui era un'esperienza arricchente, stimolante e divertente. E qui, secondo me, sta la chiave di tutto. Quando due persone si rispettano, si stimano e si supportano a vicenda, il risultato non può che essere positivo, sia nella vita che nel lavoro. Quando c'è un clima di collaborazione, di fiducia, di rispetto, le cose funzionano meglio. E Burak e Neslihan ne sono un esempio lampante. Hanno dimostrato che la stima reciproca e la collaborazione possono portare a risultati straordinari. Certo, poi ci sono anche le speculazioni, i pettegolezzi, le illazioni. Si sa, il mondo dello spettacolo è pieno di questo. Le riviste di gossip, i siti web scandalistici, i social media sono sempre pronti a ingigantire le cose, a creare storie dove non ci sono, a diffondere voci infondate. Ma io credo che sia importante andare oltre le apparenze e cercare di capire la verità dei fatti. E la verità, in questo caso, è che Burak e Neslihan sono due grandi attori che hanno avuto la fortuna di lavorare insieme e di ispirarsi a vicenda. Punto. Non c'è bisogno di cercare altro, di inventare storie, di alimentare pettegolezzi. E adesso, dopo aver fatto questa lunga chiacchierata, spero di aver chiarito un po' le cose. Spero di avervi fatto capire che il concetto di musa, in questo contesto, va inteso in un senso molto più ampio e profondo di quello che si potrebbe pensare. Spero di avervi convinto che non c'è nessun mistero, nessun scandalo, nessun amore segreto. Solo due professionisti che si stimano e si ammirano a vicenda. Quindi, ricapitolando, Neslihan Atagul è stata una musa per Burak Oshivit non nel senso romantico del termine, ma nel senso di fonte di ispirazione, di stimolo, di ammirazione professionale. Hanno lavorato insieme, si sono rispettati, si sono supportati a vicenda, e questo ha contribuito al successo delle loro performance. Hanno creato una sinergia magica che ha incantato milioni di spettatori in tutto il mondo. Bene,
Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, che vi abbia fatto riflettere. Se avete delle domande, dei commenti, delle curiosità, delle opinioni da condividere, non esitate a scriverle qui sotto. Sarò felice di rispondervi e di continuare questa discussione con voi. Mi interessa sapere cosa ne pensate, se siete d'accordo con la mia interpretazione, se avete altri esempi di attori che si sono ispirati a vicenda. E infine, prima di salutarvi, vi invito ancora una volta a mettere un mi piace a questo video se vi è piaciuto, a condividerlo con i vostri amici e a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me, mi dà la forza di andare avanti e di creare nuovi contenuti sempre più interessanti e coinvolgenti. Prometto che ci saranno altre analisi approfondite, altre recensioni appassionate, altri dietro le quinte esclusivi. E magari, chissà, riusciremo anche a intervistare qualcuno dei nostri attori preferiti. Grazie ancora per aver guardato il video e, a presto! Un abbraccio! E ricordate, non credete a tutto quello che leggete sui social media.